Gli uomini vivono circondati da un profondo mistero, conoscono poco della loro stessa esistenza, ma nell'aldilà non conoscono assolutamente niente. Sono i maestri che vengono a darci qualche resoconto dei mondi più elevati dello spirito. Una volta c'era un vasto giardino circondato da un muro molto alto. I ragazzi giravano attorno a questo muro, si domandavano che cosa ci fosse di là, in questo grande giardino. Alcuni dicevano è un giardino pieno di fiori bellissimi, altri dicevano ma no, è un terreno completamente arido, non c'è niente. Un altro ancora diceva, saltando questo muro ci si trova di fronte a un cane feroce pronto a sbranarci. E allora cosa successe? Che uno di questi ragazzi, il più audace di tutti, scavalcò il muro ed entrò nel giardino. Si trovò attorniato da tanti alberi di ciliegio, carichi di frutti, pronti da essere colti. Ne mangiò molti, ne portò altrettanti con sé, dandoli da mangiare agli altri ragazzi. Ecco, finalmente aveva risolto il mistero del giardino. Così i maestri vengono in questo mondo a dirci cosa c'è al di là del muro apparentemente invalicabile che attende tutti gli esseri umani al termine della loro esistenza. E cosa ci dicono? Se mi seguite, vi mostrerò, mentre siete ancora in vita, un giardino bellissimo, dove crescono alberi carichi di fiori di frutti, frutti dello spirito. Un giardino dove alberga soltanto la gioia, l'amore, la verità, l'eternità. Così i maestri vengono, ci danno un'esperienza iniziale del potere di Dio in manifestazione. Aprono l'occhio del nostro spirito, l'orecchio del nostro spirito e ci fanno vedere qualcosa dei mondi più elevati dello spirito. E allora finalmente la luce che si apre davanti a noi illumina il cammino. Diceva appunto San Paolo, eravate un tempo tenebra, ma ora siete luce nel Signore. Vivete quindi da figli della luce. Una volta che questa luce è stata rivelata in noi, dobbiamo compiere le opere della luce, abbandonare le opere delle tenebre. E il frutto della luce qual è? Il frutto della luce, dice San Paolo, è ogni cosa buona, giusta e vera. Fino a quando non è stata rivelata dentro di noi questa luce, viviamo una vita ramenga, inseguendo questa o quella illusione che ci viene messa davanti da un mondo
che brancola nell'oscurità, come il mondo di questa epoca, il Kali Yuga, l'età del ferro. Ma quando la luce viene rivelata in noi finalmente, si spalanca davanti a noi l'autentico cammino della beatitudine, della verità, dell'eternità. Anche il Buddha diceva altrettanto, il cammino del Dharma, cioè dell'autentica virtù, diventa percorribile a coloro che vedono la luce. Senza questa luce inciampiamo ad ogni passo nelle numerose trappole che il potere negativo ha teso davanti a tutti gli esseri, in modo che vivano nell'illusione, che scambino per eterno ciò che è provvisorio e viceversa evitino le cose veramente importanti, i beni dello spirito. Ma il Maestro ci rivela anche la voce di Dio che ci chiama a casa, il suono celestiale. Questo suono di cui Giovanni della Croce diceva, questo suono di lire soavi riempie l'anima di una dolcezza tale da tenerla lontano da tutte le afflizioni e le pene. Così il Buddha chiamava questa realizzazione il samadhi di diamante, quello che si realizza come uno stato di suprema beatitudine quando siamo guidati non dagli orecchi di questo mondo, dagli orecchi fisici, ma dall'udito trascendente, l'udito che si apre alla voce di Dio, al suono celestiale, il potere di Dio in manifestazione o parola, il Nam, come lo chiamano in Oriente. Così vedete, questa luce e questo suono sono già dentro di noi, ma sono solo potenziali. Per esempio, nella natura esistono alcune sostanze preziose che mescolate sapientemente danno tutta la loro fragranza. La farina, l'acqua e il sale. Potenzialmente c'è il pane dentro questi ingredienti, ma per ottenere il pane occorre un abile fornaio. Questo abile fornaio sa impastarle nella quantità giusta, cuocerle alla temperatura per il tempo necessario, e allora ottiene del pane fragrante. Così il Maestro è un abile fornaio, ci prepara il cibo divino che è già dentro di noi, anche se non ne siamo coscienti. Rivela il potere di Dio in manifestazione, la parola che splende e risuona dentro tutti gli esseri umani, anche se non ne sono coscienti. Il Maestro è un abile sacrestano, accende la candela spenta che è dentro di noi e ci dà una nuova vita, la vita dello Spirito. Una volta c'era un re che
amava andare a cavallo in incognito, andava in mezzo alla gente, osservava quello che succedeva. Ecco che una volta, mentre attraversava la città a cavallo, vide un vecchio curvo sotto un'enorme carica di legno. Era un vecchio boscaiolo che tornava dal suo lavoro portando il frutto della sua fatica. Mi chiese: quanto costa questa legna, quanto pensi di realizzare? Disse il boscaiolo: realizzerei con questa legna un denaro, non di più. Il re ebbe pietà di questo povero vecchio che faticava così tanto per pochi spiccioli. Gli disse: porta questo carico di legna domani mattina davanti alla reggia e avrai 100 denari. Il vecchio era incredulo. In ogni modo il giorno dopo ebbe fiducia, andò davanti alla reggia con la sua legna. Ecco che apparve il re col suo ministro. Il boscaiolo lo riconobbe. Disse: ma allora il cavaliere che mi aveva fermato era niente meno che il re. Il re disse al suo ministro: fai portare questo carico di legno nelle cucine e dai 100 denari a questo boscaiolo. Così chi ha fiducia nel maestro e segue la sua via è ricompensato abbondantemente. Se compiamo uno sforzo che varrebbe un denaro, il maestro ci compensa con 100 denari. Sulla via dello spirito il maestro può anche alleviare il nostro karma, il peso delle nostre azioni, delle nostre parole e dei nostri pensieri passati. Diceva il grande maestro che il passing può trasformare nel potere di maestro la pena di morte in una puntura di spillo. Così chi segue il maestro ha una retribuzione veramente ricca. Il tempo che noi dedichiamo alla meditazione, sotto le sue istruzioni e la sua guida, è ricompensato, si potrebbe dire, dalla banca dello spirito. Raccogliamo ricchezze che valgono non solo a renderci felici in questo mondo, ma ad aprirci le porte del regno di Dio, che è già dentro di noi, ma le cui porte sono sbarrate fino a quando il maestro apre la 10ª porta la luce e il suono scaturiscono dentro di noi. Per questo del Cristo, il Cristo diceva: io sono la via, la verità e la vita. Il Maestro è colui che apre la via davanti a noi,
la via che conduce alla conoscenza, alla verità, e che ci dona quindi la vera vita. E Kabir diceva, solo se incontri il maestro ti puoi liberare dall'illusione della Maya. La Maya è una grande maga che domina tutti gli esseri umani in quest'epoca di Kali Yuga. Ha posto un velo davanti all'occhio dello spirito. Noi vediamo il mondo con i due occhi fisici, il mondo della dualità, il mondo dell'illusione. E l'illusione naturalmente che cosa genera? L'illusione genera delusione, sofferenza, inganno. È il mondo della nascita, della crescita, della malattia, della vecchiaia, della morte. Sono le verità appunto annunciate 2600 anni fa del Buddha. Ma quando apriamo le porte del nostro spirito, allora diventiamo esseri immortali. Moriamo perché ci identifichiamo col nostro corpo. Nel momento che ci identifichiamo col nostro spirito, diventiamo immortali. Una volta c'era un saggio, andava per le strade di una città, vide uno che vendeva degli scudi, si avvicinò e questo venditore di scudi decantò la propria merce, disse: questi sono scudi che nessuna lancia può attraversare, resistono a qualunque punta di lancia. Questo saggio era piuttosto incredulo. Procedette nella città, su un'altra piazza, vide uno che vendeva lance. Si avvicinò, questo venditore di lance disse: vedi queste lance, nessuno scudo può resistergli. Disse questo saggio, uno dei due è in errore. Il fatto è che in questo mondo tutti sono in errore, proclamano il valore di merce che non vale una lira, merce deperibili, i beni di questo mondo, di fronte ai quali i beni dello spirito valgono milioni di volte, ma gli uomini sono tutti presi da queste pietruzze senza valore e ignorano il gioiello che è dentro di loro. Naturalmente in questo mondo abbiamo bisogno di mantenere il nostro corpo in buona salute, dargli buon cibo e buon riposo, ma non dobbiamo dimenticare che è solo l'abitazione del suo Signore, lo Spirito, e che è lo Spirito che deve comandare ai sensi e alla mente, non viceversa. Per questo Giovanni diceva: colui che è la luce vera, quella che illumina ogni uomo, veniva nel mondo. Il Maestro viene in questo mondo a toglierci il velo dell'illusione, il velo della Maya. Così, quando cerchiamo la verità, dobbiamo impegnarci, non fermarci alle prime
affermazioni che sentiamo. Il grande macrocosmo è composto di 5 piani. La maggior parte degli istruttori, direi, si potrebbe dire quasi tutti gli istruttori, ci possono portare solo ai primi gradini. Al maestro del più alto ordine viene dal 5° piano e chi lo segue giunge nel regno da cui lui proviene. Così c'era un uomo che voleva trovare acqua nel proprio terreno. Così si mise a scavare, cavò un pozzo di una 15ina di metri, ma non trovò l'acqua. Allora andrò da un'altra parte, scavò un altro pozzo di una 15ina di metri, ma anche lì non trovò l'acqua. Così andò in un terzo posto a scavare e anche lì non riuscì a trovare l'acqua fermandosi a una 15ina di metri. Ma se avesse scavato sempre nello stesso punto, probabilmente a 45 metri avrebbe trovato l'acqua. Così gli esseri umani vanno razzolando a destra e a sinistra, ma non trovano i beni dello spirito. Dovrebbero andare dentro di loro. Allora cosa troverebbero? Troverebbero il proprio spirito e troverebbero Dio. È lì che noi dobbiamo scavare il pozzo autentico per trovare l'acqua della vita, quella che toglie la vita per sempre, che toglie la sete per sempre. Gli altri liquori di questo mondo la tolgono per un momento, ci danno una certa ebbrezza, ma poi la sete ritorna. Così dobbiamo scoprire la verità. La verità che è il sostegno, no? Di tutto quanto esiste, la parola, il potere di Dio in manifestazione. Una volta un giovane chiese al maestro: si parla spesso della volontà divina, che dobbiamo, per diventare sapienti, conoscere la volontà divina, fare la sua volontà. Come possiamo conoscere la volontà divina? Disse il maestro: c'è un solo modo: rinuncia alla tua volontà personale, allora rimarrà solo la volontà divina. Quando abbiamo rinunciato al nostro ego, allora abbiamo messo da parte la mente, allora questa è la strada per realizzare l'unità con Dio. In un altro momento che è una dura prova per l'intera umanità, il virus che l'ha messa in ginocchio ha rialzato di nuovo la testa, si potrebbe dire. Un piccolo microorganismo invisibile ha messo in scacco l'intero globo. Noi del Centro dell'Uomo abbiamo anche prestato un aiuto, naturalmente, a coloro che soffrono, aiutando enti e istituti di beneficenza impegnati in questa, si potrebbe dire, impari lotta. Però c'è da chiedersi una cosa importante.
che cosa sta rivelando questo piccolo virus che sembra quasi invincibile? Sta rivelando una cosa, la fragilità di tutte le costruzioni umane di questo periodo. Tutto ciò in cui l'uomo credeva, in cui aveva riposto tutte le sue speranze, tutto il suo impegno, sembra crollare, diventare un castello di carte di fronte a questo piccolo virus. Che cosa rimane veramente? Solo lo spirito non può essere attaccato. Solo quanti hanno fatto della ricerca spirituale lo scopo più elevato della propria esistenza sono rimasti in questa loro ricerca, questo loro impegno, sono rimasti intatti. Possono ovviamente avere anche loro contratto il virus, ma la loro forza è al di là, no, dei beni di questo mondo. Quando siamo fermamente stabiliti in Dio, non c'è nessuna cosa che ci possa spaventare. Naturalmente dobbiamo anche noi seguire le indicazioni, no, delle autorità. Siamo persone che vivono in questo tempo, ma non tanto per paura di questo virus, tanto per uniformarci, no, armoniosamente alle leggi del mondo che ci circonda. I maestri non vengono né per infrangere le leggi, né per creare nuove religioni, ma per riportarci alla legge più elevata, eterna, che è alla base di tutto quanto esiste, che è la legge divina dello Spirito. Quando siamo saldamente uniti e pratichiamo le vie dello Spirito, allora tutte le altre calamità vengono superate brillantemente.